E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video nel quale vedremo la Rock Rider Explorer 700, una bici elettrica davvero interessante per qualità-prezzo. Prima di vedere questa bici però ti invito ad iscriverti al canale per portare video così con qualche collaborazione e in descrizione ti lascio anche il link per l'acquisto diretto. Se acquisterai da quel link io percepirò una piccola commissione che mi aiuterà a portare avanti il canale. Quindi ora sigla e poi andiamola a vedere più da vicino. Come potete vedere questo è il modello verde, ma c'è anche il modello lilla ed è un colore che mi piace un sacco. Quando ho girato il video c'era ancora questo modello lilla, ma era in fine serie. Telaio completamente in alluminio, il peso è di circa 24 kg. Il motore è un Brose Drive T in alluminio, ovviamente motore centrale con una coppia da 70 Nm. La potenza massima che arriva a questo motore è 460 watt, ma io ho riscontrato che fosse 500 dal display, ovviamente limitata a 25 km/h. La batteria che monta è 630 Wh, molto interessante e capiente, ma ne parleremo dopo. Il display è un Ergo 900 a colori con 5 modalità di assistenza, ovviamente considerando la 0, quindi niente assistenza. Ha la possibilità di connetterla Bluetooth, cosa che io non ho fatto perché la bici era a noleggio. Telaio in alluminio 6061 con batteria, come potete vedere, integrata, uscita laterale. E la cosa bella è che non servono chiavi univoche, ma basta una brugola. Abbiamo una trasmissione microshift a 10 velocità ed è la Advent X, guarnitura da 34 denti con pedivelle da 170 ed una cassetta 10 velocità 1148 catene in acciaio KMC. La sospensione anteriore è una Suntour X Fusion RC32, la forcella d'aria e si può regolare sia il ritorno che la pressione dell'aria ed anche bloccarla graniticamente. Le ruote sono le Rock Rider 2930C e si possono montare anche copertoni fino a 2.6. La larghezza del canale è da 30 mm, abbiamo 32 raggi. I copertoni sono quelli di proprietà Rock Rider, i grip 500 da 29x2.4 e sono tubeless ready. La caratteristica di questi copertoni è che al lato ha una fascia antiforatura con un battistrada bimescola. E passiamo ai freni. Freni Tektro M530 a 4 pistoncini con diametro del rotore 180 sia all'anteriore che al posteriore. Pedali sono in resina e consiglio vivamente di sostituirli. La batteria è garantita 2 anni con 500 cicli e consigliano di ricaricarla una volta ogni 6 mesi per tenerla attiva. Troviamo un parafanghi posteriori compreso e con il paracatena, tutto in materiale plastico, tutto fatto su misura per questa bici ed è una cosa molto bella ed interessante. Il motore è compreso all'interno del telaio, quindi se si prende una sassata sotto non si trova direttamente il motore, ma c'è il telaio ed è molto interessante questa cosa, protegge molto il motore, è una sicurezza assurda per chi fa molto spaccato. La bici comunque è progettata per il principiante, quindi non è una vera e propria enduro, però si possono fare percorsi molto aggressivi secondo me. Ovviamente essendo una bici Decathlon con telaio in alluminio è garantito a vita telaio, attacco manubrio ed il manubrio, mentre per tutto il resto dei componenti è garantito 2 anni e la batteria, come già detto, massimo 500 cicli. Ora andiamo a vedere il test che ho fatto per vedere anche come funziona il display sul campo, che è una cosa molto interessante. Poi vi dirò le mie impressioni ed i miei pareri a fine video. La bici è ben centrata,
cioè non va né a destra né a sinistra, i cavi che passano dentro non danno sbilanciamento al manubrio, non è male. Mi dà allora distanza totale, distanza di viaggio dall'ultimo reset, tempo di viaggio che è quello totale, la cadenza, gamma è la distanza in chilometri di batteria che dovrebbe durare con la media, energia elettrica è la potenza espressa in watt del motore, e ovviamente la linea sta a indicare quanta potenza, il colore, la modalità. Poi c'è l'energia utilizzata delle gambe, quindi in questo caso che sono a 0 sto sviluppando picchi di 550. Questo invece è grafico fluido, un grafico che mostra la percentuale di pedalata, forza fisica e di assistenza elettrica. Io l'abbasso, più l'abbasso e più voglio mantenere velocità e più la forza fisica deve essere superiore. Sempre il colore rispecchia la modalità. E qua ritorniamo al totale. Io voglio andare sul grafico metà e metà, perché non mi interessa la velocità, tanto è limitata a 25, quindi quando non sento più assistenza è perché sono arrivato a 25. Comunque, come potete sentire la voce, in modalità 4 vola la bici e sto facendo proprio un minimo di fatica, siamo sui 10-20 massimo per cento di forza fisica rispetto all'80% dell'elettrico. In salita invece spingo un po' di più con le gambe per far sentire al sensore di coppia che mi serve la potenza. Bellissima. Si vola, si vola. Qua fotina della copertina. Allora, vediamo subito comunque l'assistenza. Io subito da un'attacca, attacca subito e stacca ora. A circa quindi quel secondo in più per eventualmente superare l'ostacolo senza toccare la pedivella. Ecco, l'unica cosa, magari una marcia per volta è un po' rognosa, però è solo un fatto personale, perché tanto qua abbiamo il boost e quindi anche se siamo qua, schiacciamo boost, magari scaliamo una marcia, ci aiuta lo stesso. Se invece so com'è il percorso, tipo qua, scalo già un po', boost, eccolo, super silenzioso. Qua boost,
bellissimo. Proviamo in modalità 1 quanto serve il boost. Qua salitona 50 e 50, anzi più muscolo con la 1 in salita. Ecco qua, perfetto, ottimo, per non perdere l'equilibrio, andare in mezzo, top. Anche qua boost. Questa modalità fondamentale. Qua attack, sì, bella. Mi sono dimenticato di dirvi che questa bici monta di serie anche il Regisella di casa Decathlon, il Rock Rider Dropper. In base alla taglia abbiamo un'escursione che varia dai 120 mm ai 170 mm. Come avete potuto vedere il display è ricco di funzionalità e per switchare le varie funzionalità bisogna schiacciare i due tastini a fianco al display, mentre i due tastini che troviamo a fianco alla leva variano solo le modalità di assistenza più il tasto turbo. Tasto turbo che, come avete potuto vedere, è molto interessante e molto utile per scavalcare quel magari sasso, quel masso, quella salitina che non avevate previsto o comunque non avevate considerato nella scalata delle marce. Vi aiuta tantissimo, specialmente se siete principianti e quindi non riuscite a capire per tempo la gravità della situazione. Io ho fatto circa 600 metri di dislivello, poco più, e sono tornato alla macchina con quasi il 60% della batteria, quindi secondo me con una batteria e la temperatura corretta si riescono a fare circa 1300 metri di dislivello in su. Io peso circa 90 kg, c'era circa una temperatura di 15-20 gradi, quindi perfetta per far durare la batteria. La gomma era un po' sgonfia per avere un po' più di grip. E inoltre i copertoni molto interessanti, e c'era il grip giusto perché abbiamo trovato una giornata fantastica. Aveva piovuto i giorni prima, ma faceva ancora un po' di caldino, quindi non abbiamo trovato tantissimo fango e le gomme si sono comportate molto bene. Poco scorrevoli dal mio punto di vista, ma perfette per bici elettriche. Bici che si trova ad un prezzo di circa 2500 euro, con questa componentistica: freni 4 pistoncini, monocorona, motore a 70 Nm, autonomia molto elevata. E si fatica a trovare qualcosa del genere. Si trova molto probabilmente qualcosa di usato, ma senza troppe garanzie. Mi sono trovato molto bene con questa bici, come anticipavo, pedali da sostituire subito, immediatamente, non si ha grip con questo tipo di pedale. Regisella montato molto valido, forcella anch'essa molto buona. La guarnitura ha un sistema di antideragliamento, quindi non mi è mai caduta la catena né all'anteriore né al posteriore. L'assistenza col turbo è una cosa fondamentale secondo me per i principianti, ma anche per gli esperti che magari vogliono spingere di più in modalità basse, ma che hanno paura di non farcela superare un ostacolo, e con quella siete sicuri al 100% di superarlo. Se avete qualsiasi domanda riguardo questa bici, scrivetela pure nei commenti, risponderò il prima possibile. Vi ricordo che in descrizione c'è il link d'acquisto diretto per questa bici. Se acquistate tramite questo link io percepirò una piccola commissione che mi aiuterà a supportare il canale. Vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo.